Salve a tutti e ben ritrovati nel mio canale con un nuovo tutorial. Come vedete il protagonista di oggi è Lana Carezza Lamè della Tre Sfere. Nell'info box vi lascio il link dove potete acquistare questo filato. Sono gomitoli da 100 grammi e il filo è lungo 380 metri, quindi ha una buona resa. Io sto usando la variante grigio con attorcigliato intorno al filo il lamè argentato che rende il filato e il capo finito molto elegante. Si lavora con l'uncinetto del 2,5 e del 3, però per realizzare il mio Bactus lo sto lavorando con l'uncinetto numero 4 per rendere più morbido il Bactus. Il filo è composto da 97% acrilico e 3% poliestere. E poi vi serve anche un marcapunti. Detto ciò, possiamo iniziare con il tutorial. Per lavorare il nostro Bactus iniziamo da una punta e man mano dobbiamo andare avanti con gli aumenti. Una parte del lato ci viene dritto e una parte invece si forma la rotondità degli aumenti. Iniziamo con 4 catenelle, che è la nostra prima maglia alta, quindi 1, 2, 3 e 4. Filo sull'uncinetto e vado nella prima catenella e lavoro una maglia alta. Questo è il nostro primo giro. Adesso devo lavorare il secondo giro, quindi giro il lavoro, inizio di nuovo con 3 catenelle, 1, 2 e 3, e questo è il lato dove dobbiamo fare gli aumenti, quindi questo lato noi sulla stessa maglia alta sottostante lavoriamo un'altra maglia alta e da una ne abbiamo 2. Invece, dove abbiamo iniziato con le 3 catenelle, lavoriamo una maglia alta. Questo è il lato dove dobbiamo lavorare dritto, sempre iniziare con una maglia alta e non dobbiamo aumentare. Quindi io a questo punto mi segno il lato dove non dobbiamo aumentare. Metto un segnapunti, altrimenti nella lavorazione poi mi posso sbagliare. Una volta fatto questo, adesso giro di nuovo il lavoro e lavoro 3 catenelle che è la mia prima maglia alta, 1, 2 e 3. Vado sulla maglia alta dove abbiamo fatto l'aumento e lavoro una maglia alta. Sull'ultima maglia alta ne lavoro 2, quindi 1 e 2 e abbiamo aumentato un'altra volta, quindi su una maglia alta ne abbiamo fatto 2. Adesso giro il lavoro e a questo punto lavoro 3 catenelle, 1, 2 e 3, rientro nello stesso punto e lavoro un'altra maglia alta e come vedete abbiamo fatto un altro aumento. Adesso 2 catenelle, 1 e 2 e qui ho le 2 maglie alte. A questo punto non dobbiamo fare gli aumenti, quindi lavoro su ogni maglia alta una maglia alta, una sulla prima, filo sull'uncinetto e una sulla seconda maglia alta. Finito anche questo giro, ho fatto le 2 maglie alte, giro il lavoro, come vedete qui ho il segno, quindi qui non dobbiamo fare l'aumento sulla prima maglia alta, ma dobbiamo lavorare 2 maglie alte, quindi lavoro la prima che è sostituita da 3 catenelle, vado sulla seconda maglia alta e lavoro una maglia alta. Adesso devo lavorare una catenella di separazione. E qui a questo punto abbiamo 2 maglie alte. Sulla prima ne lavoriamo 2, quindi facciamo l'aumento. 1, rientro nella stessa maglia e lavoro la seconda maglia alta e affianco di nuovo 2 maglie alte sulla maglia alta sottostante. Quindi 1 e 2. Alla fine dobbiamo avere 4 maglie alte. Giro il lavoro, inizio sempre con
3 catenelle che è la nostra prima maglia alta, e siccome qui noi dobbiamo aumentare sulla prima maglia alta, quindi ne facciamo 2, lavoriamo le maglie centrali, quindi su questa maglia alta lavoriamo una maglia alta, sulla maglia alta a fianco una maglia alta e sull'ultima ne lavoriamo 2. Alla fine da 4 maglie alte ci ritroviamo con 6 maglie alte. Si può dire che il primo motivo è finito, quindi dobbiamo lavorare fino ad arrivare a un totale di 6 maglie alte. Vado nella riga a fianco, quindi devo andare dove ho le 2 maglie alte e lavoro 2 maglie alte, una maglia alta su ogni maglia alta sottostante, senza fare la catenella di separazione. 1, quindi il nostro primo motivo è terminato. Adesso man mano che andiamo avanti dobbiamo andare avanti con gli aumenti lavorando sempre la parte dritta qui, e qui inizieremo a formare anche il nostro triangolino, perché poi alla fine i nostri triangolini verranno sfalsati, non vengono uno sopra l'altro. Adesso a questo punto giro il lavoro. Questa è la parte dove noi dobbiamo lavorare dritto, e quindi lavoriamo 3 catenelle che è la nostra prima maglia alta, vado a fianco e lavoro una seconda maglia alta, e come ho detto prima a questo punto dobbiamo lavorare il triangolino da questa parte, quindi invece di 2 maglie alte come abbiamo fatto, lavoriamo una terza maglia alta sulla maglia alta dove abbiamo fatto l'aumento. Adesso faccio 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, e vado direttamente sull'ultima maglia alta e a questo punto ne lavoro 2, perché stiamo lavorando sul lato dove facciamo gli aumenti. Giro il lavoro, qui è il lato dove facciamo gli aumenti, quindi dobbiamo far crescere il nostro triangolino e facciamo un aumento sulla prima e un aumento sull'ultima maglia alta. Quindi sulla prima faccio 3 catenelle, che è la mia prima maglia alta, rientro nello stesso punto e ho fatto il primo aumento. Vado sulla seconda maglia alta, entro e ne lavoro 2, 1 e 2. Quindi da 2 maglie alte mi ritrovo con 4 maglie alte. 2 catenelle di separazione, 1 e 2, e qui come ho detto prima dobbiamo formare il nostro primo triangolino, quindi l'aumento lo facciamo sulla prima maglia alta, quindi sulla prima maglia alta ne lavoriamo 2, 1 e 2, e adesso dobbiamo lavorare le maglie alte così come si presentano, l'ultima maglia alta sull'ultima maglia alta. Quindi come vedete qui lavoriamo sempre le maglie alte e l'aumento lo facciamo sull'ultima maglia alta. Una volta fatto questo, adesso dobbiamo girare il lavoro e dobbiamo concludere anche questo triangolino. Giro il lavoro, l'aumento non lo faccio sulle prime maglie alte, quindi inizio con 3 catenelle, maglia alta su maglia alta, una seconda maglia alta, vado a fianco terza maglia alta, e qui su questa maglia alta ne lavoro 2, quindi 1 e 2. Abbiamo anche qui il nostro triangolino. Adesso catenella di separazione, sulla prima maglia alta lavoro 2 maglie alte, 1 e 2. Maglie centrali le lavoro normalmente, quindi senza fare aumenti, quindi una maglia alta.
a fianco una seconda maglia alta e sull'ultima maglia alta ne lavoro 2. 1 e 2. Ecco come sta prendendo forma il nostro Bactus. Adesso dobbiamo andare avanti e dobbiamo riformare i nostri triangolini dove abbiamo fatto la catenella di separazione. Quindi dove abbiamo la catenella di separazione dobbiamo lavorare un punto V e un punto V sull'ultima maglia alta. Quindi poi da 2 triangolini che dobbiamo fermare, man mano i nostri triangolini cresceranno. Quindi giro il lavoro e mi ritrovo sul lato dove dobbiamo fare l'aumento. Inizio con 3 catenelle, rientro nello stesso punto e lavoro una maglia, rientro nello stesso punto e lavoro una maglia alta. 1, 2, 3 e 4. Qui al centro lavoro il punto V, 1 e 2. Di nuovo 4 catenelle di separazione, 1, 2, 3 e 4. Siccome vengono sfalsati, quindi lo faremo dopo quando finiamo questi triangolini. E quindi a questo punto lavoro una maglia alta sulla prima maglia alta e una maglia alta sull'ultima maglia alta. Quindi ho lavorato 2 maglie alte. Adesso giro il lavoro. Qui lavoro sempre 2 maglie alte, una sostituita da 3 catenelle, vado a fianco, una maglia alta, 2 catenelle di separazione, uno e 2, sulle maglie alte che abbiamo sotto sul punto V lavoriamo 2 maglie alte sulla prima maglia alta, quindi iniziamo a far crescere il nostro triangolino da 2 a 4 maglie alte, a fianco di nuovo 2 maglie alte, 1 e 2, 2 catenelle e anche qui dobbiamo fare 2 maglie alte sulla prima maglia alta e 2 maglie alte sull'ultima. Quindi andate avanti in questo modo, 1 e 2. Giriamo il lavoro. Qui è il nostro lato dove dobbiamo fare gli aumenti. Quindi significa che sulla prima maglia alta ne lavoriamo 2. A fianco una maglia alta. A fianco una maglia alta. E sull'ultima maglia alta ne lavoriamo 2. 1 e 2. Adesso facciamo una catenella di separazione. Sulla prima maglia alta ne lavoriamo 2. 1 e 2. Sulle maglie centrali lavoriamo le maglie come si presentano. 1 e 2. E sull'ultima maglia alta ne lavoriamo 2. 1 e 2. Catenella di separazione e qui a questo punto dobbiamo lavorare le maglie come si presentano, quindi 2 maglie alte. 1 e 2. Come vedete la lavorazione sta andando avanti e questa parte verrà dritta e questa parte invece man mano che andremo avanti con gli aumenti inizierà a curvare. Adesso ci ritroviamo a lavorare sulla catenella centrale, quindi qui dobbiamo lavorare di nuovo un altro motivo e a questo punto per quanto riguarda la parte dritta lavoriamo sempre le 2 maglie come si presentano, quindi le maglie alte su ogni maglia alta sottostante, quindi 1 e 2. Al centro dobbiamo formare il nostro triangolino e lavoriamo 2 maglie alte nella catenella di separazione. Lavoro 4 catenelle, 1, 2,
3 e 4 che mi servono per arrivare qui dove ho la catenella, e a questo punto lavoro 2, il punto V, 2 maglie alte nella catenella, 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, e sull'ultima maglia alta ne lavoro 2. Abbiamo lavorato di nuovo 2 maglie alte nella stessa maglia alta. Questo punto V ci serve per far formare il nostro triangolino. Giro il lavoro e lavoriamo gli aumenti, quindi da 2 ne dobbiamo lavorare 4 maglie alte, quindi da 2 lavoriamo sulla prima maglia alta 2 maglie alte, ne abbiamo le prime 2, e sull'ultima maglia alta altre 2 maglie alte, e abbiamo 4 maglie alte in totale. 2 catenelle, la stessa cosa facciamo qui, sulla prima maglia alta 2, 1 e 2, e sull'ultima maglia alta 2, 1 e 2, 2 catenelle, e a questo punto, come vi ho detto prima, la parte dritta la lavoriamo dritta e lavoriamo l'aumento solo sulla prima maglia alta, quindi sulla prima ne lavoriamo 2, 1 e 2, e le altre maglie alte così come si presentano. E qui abbiamo un totale di 5 maglie alte, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Quindi al giro successivo, facendo l'aumento qui, ci ritroviamo anche su questo triangolino con 6 maglie alte. Una volta che facciamo le 6 maglie alte, il triangolino è terminato. Quindi giro il lavoro. Inizio con 3 catenelle, che è la mia prima maglia alta su ogni maglia alta sottostante, così come si presentano. E sull'ultima lavoro 2 maglie alte, 1 e 2, una catenella, e anche qui faccio un aumento sulla prima, un aumento sull'ultima, e qui abbiamo poi alla fine un totale di 6 maglie alte e abbiamo terminato anche questo triangolino. E dall'altra parte pure facciamo un aumento sulla prima e sull'ultima maglia alta, perché ci troviamo sulla parte dove possiamo fare gli aumenti sulla prima e sull'ultima. Andate avanti e poi vi faccio vedere come continuare. Il procedimento del punto è sempre quello. Adesso faccio l'aumento sull'ultima maglia alta, 1 e 2, e una catenella di separazione. Proseguite, vi faccio rivedere come andare avanti. Come vedete adesso i triangolini da 2 ne abbiamo 3, e per mia comodità, come vedete, ho messo il segno e qui mi ricordo che devo lavorare sempre dritto, e quindi adesso devo lavorare dalla parte dove non ho il segno, dove dobbiamo aumentare sulla prima e sull'ultima, e quindi noi dobbiamo adesso formare un altro triangolino. Dobbiamo lavorare al centro delle catenelle il punto V, e inizio con 3 catenelle, che è la mia prima maglia alta, e sulla prima maglia alta ne lavoro 2, lavoro 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, e mi sposto direttamente sulla catenella di separazione. Qui lavoro un punto V, 1 e 2, 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, e qui di nuovo punto V, 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, e qui invece devo lavorare sulle ultime due una maglia alta su ogni maglia alta sottostante, quindi questa la prima maglia alta e qui la seconda maglia alta. Giro il lavoro. Le maglie alte come si presentano? 1 e 2, 2 catenelle, e qui lavoro sulla prima maglia alta 2 maglie alte, 1
e 2 e sull'ultima 2 maglie alte, 1 e 2, 2 catenelle, qui di nuovo 2 maglie alte, 1 e 2 e ripetiamo come abbiamo fatto sul punto V precedente fino a lavorare un totale di 4 maglie alte. Proseguite questo e poi vi faccio vedere come iniziare un nuovo giro. Terminato il giro, ho girato il lavoro e mi ritrovo sulla parte dove posso fare gli aumenti sulla prima e sull'ultima maglia alta. Quindi aumento 2 maglie alte sulla prima, maglie alte centrali così come si presentano e lavoro sull'ultima. E adesso ho un totale di 6 maglie alte facendo l'aumento sull'ultima maglia alta, 1 e 2, una catenella, qui 2 maglie alte, 1 e 2, maglie alte come si presentano, 1, 2 e sull'ultima aumento. Mi ritrovo con 6 maglie alte, quindi ho terminato anche questo triangolino. Catenella e vado avanti e poi vi faccio vedere come lavorare sulle ultime maglie alte. Arrivata alla fine, qui ho le 2 maglie alte, le lavoro normalmente e a questo punto giro il lavoro. Inizio con 3 catenelle che è la mia prima maglia alta, 1, 2 e 3, maglia alta su maglia alta e mi ritrovo subito con una catenella e qui formo l'altro triangolino facendo il punto V all'interno della catenella di separazione. Devo lavorare 4 catenelle perché dobbiamo saltare questo triangolino per andare a formare un altro triangolino con il punto V. Quindi 1, 2, 3 e 4. Al centro lavoro il punto V, 1 e 2. Come vedete la sequenza è sempre quella, molto semplice. Basta tener conto dove fare gli aumenti sulla prima e sull'ultima e dove lavorare dritto. Qui lavoro il punto V, 4 catenelle e sempre sull'ultima maglia alta ne lavoro 2, 1 e 2. Giro il lavoro. Questo è il lato dove possiamo aumentare sulla prima e sull'ultima, quindi inizio lavorando 2 maglie alte sulla maglia alta sottostante. Vado a fianco sulla maglia alta e ne lavoro 2. 2 catenelle e la stessa cosa faccio qui. Quindi andate avanti e poi vi faccio vedere come lavorare sulle ultime maglie alte. Sono arrivata sull'ultima maglia alta, sulle ultime maglie alte, quindi ho fatto le 2 catenelle, lavoro solo l'aumento sulla prima maglia alta, quindi sulla prima ne lavoro 2 e maglia alta su ogni maglia alta sottostante. Ho terminato anche questo giro. Adesso lavoreremo l'ultimo giro dove faremo 6 maglie alte e poi iniziare un nuovo giro. Quindi inizio sempre con 3 catenelle che è la mia prima maglia alta e maglia alta su ogni maglia alta sottostante. Sull'ultima ne lavoro 2 perché questo è il lato dove aumentiamo solo sull'ultima maglia alta. Qui lavoro 2 maglie alte, 1 e 2, una catenella, qui invece ne lavoro 2 alla prima, sulla prima maglia alta e 2 sull'ultima. Le maglie centrali le lavoro normalmente. 1, 2 e qui ne lavoro 2, 1 e 2.
catenella, proseguite questo e ci vediamo al termine del giro per farvi vedere come iniziare un nuovo giro. Ho finito il giro, devo iniziare un nuovo giro. Questo è, come vedete, il lato dove possiamo fare gli aumenti, questo no. Quindi adesso lavoreremo il punto V all'interno delle catenelle di separazione e qui lavoreremo 2 maglie alte per far venire dritta la riga. Quindi lavoro 3 catenelle e una maglia alta. Ho fatto il mio primo punto V. 4 catenelle di separazione, 1, 2, 3 e 4 e all'interno della catenella ne lavoro 2 maglie alte, 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4 e 2 maglie alte, 1 e 2, 4 catenelle e 2 maglie alte nella catenella sottostante, 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4 e qui lavoro 2 maglie alte su ogni maglia alta sottostante, quindi senza fare aumenti. Giro il lavoro, sempre qui 2 maglie alte perché qui non dobbiamo formare il triangolino, 1 e 2. Quando ci ritroviamo poi con una catenella lavoriamo all'interno 2 maglie alte, però poi ve lo faccio rivedere. Qui lavoro un aumento sulla prima maglia alta e un aumento sull'ultima maglia alta e proseguo questo, quindi da 2 maglie alte che abbiamo sottostanti dobbiamo avere un totale di 4 maglie alte. Quindi vado avanti e ci vediamo al termine del giro. Ho terminato il giro, ho voltato il lavoro e qui mi ritrovo sulla curva dove possiamo aumentare e lavoro sulla prima 2 maglie alte, maglia alta su ogni maglia alta sottostante e sull'ultima 2 maglie alte. Una catenella e proseguo questo fino ad arrivare al termine del giro per farvi vedere come concludere il giro e iniziare un altro giro e poi dobbiamo andare avanti sempre in questo modo, andando avanti con gli aumenti dal lato dove abbiamo gli aumenti e la parte dritta la lavoreremo sempre dritta e aumentare sull'ultima maglia alta. Concludo il giro lavorando 2 maglie alte su ogni maglia alta sottostante. Adesso inizio un nuovo giro e devo lavorare anche all'interno della catenella, quindi dobbiamo formare il triangolino anche all'inizio del giro dove non facciamo gli aumenti, però l'aumento lo facciamo sull'ultima maglia alta, ricordatevi questo, e proseguite la lavorazione fino ad avere una lunghezza che a voi piace di più. Inizio con 3 catenelle, vado sulla maglia alta a fianco, maglia alta, all'interno della catenella 2 maglie alte, 4 catenelle di separazione per arrivare qui dove ho la catenella e formare il punto V per formare un altro triangolino. 1, 2, 3 e 4, mi sposto sulla catenella e lavoro 2 maglie alte. 1, 2, 3 e 4, lavoro il punto V, 1 e 2, 1, 2, 3 e 4, sull'ultima maglia alta ne lavoro 2, 1 e 2, giro il lavoro, qui facciamo l'aumento sulla prima e sull'ultima maglia alta, 1
e 2 sull'ultima, 2 catenelle e vado avanti fino a lavorare un totale di 4 maglie alte. Invece sull'ultima, dove abbiamo la riga dove non facciamo gli aumenti sull'ultima maglia alta, lavoriamo solo l'aumento sulla prima maglia alta. Andate avanti e ve lo faccio rivedere per l'ultima volta. Ecco qui, sulla prima lavoriamo 2 maglie alte, 1 e 2 e poi maglie alte così come si presentano. E lavoro l'ultima maglia alta sulle catenelle d'inizio. Adesso giro il lavoro e a questo punto ci ritroviamo a lavorare con gli aumenti a finire i nostri triangolini, quindi lavoreremo un totale di 6 maglie alte e una catenella di separazione per avviare poi, quando abbiamo fatto la catenella di separazione, all'interno della catenella un punto V per formare altri triangolini. Come vedete i triangolini vengono sfalsati, quindi inizio con 3 catenelle e lavoro maglia alta su ogni maglia alta. Anche qui ci troviamo alla fine con un totale di 6 maglie alte. Sull'ultima ne lavoro 2, 1 e 2. Una catenella e lavoro l'aumento sulla prima maglia alta e sull'ultima maglia alta. Le maglie alte centrali le lavoro normalmente. Quindi dal giro successivo dobbiamo lavorare la parte dove non facciamo gli aumenti, solo le 2 maglie alte, fino a quando poi non abbiamo la catenella per poter lavorare all'interno il punto V e formare l'altro triangolino. Come vedete la sequenza sembra difficile, ma non è molto difficile, è facile. Quindi andate avanti in questo modo fino a raggiungere la vostra lunghezza. Io poi vi dirò quanti centimetri è lungo il mio Bactus. Sono andata avanti con la lavorazione e come vedete ho iniziato dalla punta e man mano che ho lavorato gli aumenti come vi ho fatto vedere, i triangolini aumentavano ad ogni giro fino ad arrivare ad una larghezza di 73 cm, quindi una larghezza abbastanza buona per coprire il nostro collo e una lunghezza di 180 cm. Quindi come vedete questo è il punto, molto bello, molto semplice. Per quanto riguarda il filato rende il punto molto elegante, quindi si può indossare anche su capi eleganti e la lavorazione è molto semplice. Siamo partiti dalla punta, quindi siamo partiti con 4 catenelle, abbiamo lavorato da una parte, questa è la parte dritta, come vedete viene il bordo dritto e da questa parte invece abbiamo la curva che poi metteremo intorno al nostro collo. Se volete rifinire con dei punti bassi lo potete fare tranquillamente, io l'ho lasciato in questo modo. Detto ciò, il mio tutorial finisce qui. Se vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale e ho un gruppo Facebook che si chiama Le Creazioni di Carola e le Amiche di Uncinetto. È un gruppo libero e potete farne parte. Grazie per la visione e ciao!